Ciao, io sono Carmen e sono qui per farti diventare un bravo assistente di volo. Ecco, in questo video, come di consueto venerdì, parlerò del come presentarsi a un colloquio di lavoro, anche se ho fatto già un video a proposito, e soprattutto oggi parlerò in specifico di che cosa aspettarsi in particolare. Quindi resta con me. Diciamo che dopo qualche tentativo sei finalmente arrivato ad avere il colloquio di lavoro, quindi dovrai andare in questo hotel 4 stelle, bellissimo, essere con altri candidati e tutto ciò. La prima cosa che ti sarà chiesto, così fanno un po' le compagnie aeree in tutto il mondo, non lo so, anche la tua per cui tu ti dovrai candidare, è la foto a figura intera. Per quello che riguarda come vestirsi, per fare questa fotografia, ti saranno date delle indicazioni nella mail che riceverai o semplicemente ti dovrai mettere qualcosa addosso che è più assomigliante a quello che troverai anche a bordo degli aerei della compagnia per cui tu ti stai candidando. Perché dico questo perché tu sarai molto più, eh, diciamo, molto più interessante negli occhi del reclutatore e soprattutto perché no vestirsi quasi uguale. Sapete che una buona impressione fa tantissimo, quindi presentatevi al vostro meglio. Un'altra cosa che dovrai fare prima di andare lì è farti fare un'immagine bellissima di te, dunque farti mettere un bel trucco, svegliati con parecchie ore prima, cerca di farti una bella doccia fredda perché ti servirà. È molto importante è portarti qualcosa da mangiare lì, perché starai lì tutto il giorno. Diciamo che nella mia intervista passata sono rimasta lì dalle 9 fino alle 5 e mezza di sera. E se non hai qualcosa da mangiare è un po' problematico, anche perché non farai altro che pensare a quello invece di pensare a cose più importanti come presentarsi al meglio. Sei già passato per un'altra intervista? È durata più di 5 minuti? Qual è la tua storia? Ditecelo nei commenti. Per non parlare della puntualità, che è altrettanto molto importante. Quando io sono stata nel 2018, ho fatto l'ultima intervista, mi ricordo c'è stato un ragazzo che è venuto dopo le 9 erano le ore in cui doveva tutto iniziare. L'intervistatore ha detto no, assolutamente non sei ammesso a far parte di questo colloquio, per favore potrai prenderti le tue cose e andare a casa. È importante perché, soprattutto per te, ti devi rilassare. Non puoi andare lì nervoso, perché poi non farai più niente. E poi traspare dalla tua parlata, dal tuo modo di fare. Dunque, vai il prima possibile, stai in macchina, rimani in macchina, medita, fai quello che vuoi. E poi, a proposito di meditare, di avere la possibilità di essere più rilassati, spegni il telefono e lascialo in macchina o lascialo in borsa, però spegnilo, non avrai bisogno, proprio in quel giorno lascialo lì, non avrai proprio bisogno. Quando finalmente scatterà il momento dell'intervista, tutti i candidati saranno messi in una stanza in cui gli si chiederanno di compilare questo foglio, una specie di CV dal vivo. Questo foglio in cui sono inclusi tutti i tuoi dati personali, tutto il tuo background lavorativo, quindi che cosa hai fatto in passato, se sei disposto a lavorare e tanto altro. Quindi state molto attenti a che cosa inserite. Dopodiché dovreste aspettare, quindi tutti fuori da questa stanza e devi aspettare un po' per la prossima tappa. La prossima tappa sarà un test di lingua inglese che a mio avviso era un test delle elementari in cui loro vogliono vedere se sei bravo in grammatica e devi fare comunque
una composizione libera in cui spieghi una situazione a bordo. Questo test fa sì che la metà dei concorrenti, o anche meno, dipende dai concorrenti, saranno scartati, quindi una prima scrematura. Cosa significa questo? Mi raccomando, l'inglese, ho visto in Italia che l'inglese non è una lingua molto forte. Si dovrebbe fare un po' di sacrifici, cercare di leggere il più possibile in inglese prima di presentarsi al colloquio. Io cosa ho fatto? Vi mettereste a ridere, però ho guardato per un anno intero prima di presentarmi a queste interviste incidenti aerei su Discovery. Perché questo? Non per farmi del male, però un po' per capire come funziona in aereo, nell'aviazione così in generale, ma soprattutto per la lingua inglese. Quindi ho ascoltato direttamente in lingua originale, proprio per sforzarmi. Per quello che riguarda le domande in inglese farò un video a parte, quindi state sintonizzati. Una domanda che fanno tutti i reclutatori in questo campo, quindi nell'aviazione, è se sei disposto a rilocare. Cosa significa? Se sei disposto a trasferirti. E per questo ho fatto altri video nel passato, quindi se vuoi ti lascio il link nella descrizione. Flessibile significa che tu, anche se hai una famiglia, dovrai un po' distaccarti e andare a incontrare le esigenze operative della compagnia. Quindi se loro vogliono che tu vai a Madrid invece di restare a casa tua a Roma, tu dovresti andare lì e almeno per un anno rimanere a fare l'esperienza lì e poi chiedere poi il trasferimento. Ho parlato un po' negli altri video e magari mi ripeto, però il sorridere è molto importante. Perché questo ti aprirà tantissime porte e avrai una sola occasione per far sì che tu sorrida e sarai comunque messo sotto osservazione, ti sentirei osservato da tutti i punti di vista. Loro sono lì per quello, per trovare il più possibile le persone che sono più congrue a questo tipo di lavoro. Il nostro lavoro fa parte di un lavoro con il cliente, è un customer service, quindi noi dobbiamo essere al servizio del cliente. Quindi sorridere sempre, farlo adesso. Poi ogni martedì verrò con questa serie di segreti da parte di un assistente di volo che racconterò dalla mia esperienza dei consigli per quello che riguarda il mal d'aria, come far sì che tu te la fai passare, per esempio la paura di volare, quindi un video precedente che ho già fatto, poi le turbolenze, un sacco di altri segreti, quindi resta sintonizzato con me. Perché so quanto è stato difficile per me prepararmi le domande in lingua inglese. Il prossimo video che uscirà il prossimo venerdì sarà proprio incentrato sulle domande in inglese, le possibili domande, le possibili risposte sempre in inglese, così andate preparatissimi. Se hai delle domande da farmi per quello che riguarda l'intervista o anche l'intervista in lingua inglese, soggetto che io punterò e accentuerò nel prossimo video che pubblicherò venerdì alle 3, per favore usa la sezione commenti, metti un like al video e iscriviti al mio canale, così non ti perdi niente.